Malenia, in realtà, è completamente sbagliata in Elden Ring. Fermi, fermi. Prima che iniziate ad insultarmi nei commenti, ci tengo a fare un po' di premesse. Con l'uscita del DLC di Elden Ring mi è tornata alla mente una delle teorie più affascinanti che abbracciano uno dei personaggi più importanti della storia di Elden Ring. Ma prima di tutto, bentornati, o se siete nuovi, benvenuti in questo mio nuovo video. Sono Valiarel e sono una challenge runner specializzata nelle NUIT di diversi titoli From Software. Su questo canale troverete approfondimenti, divulgazione e analisi su diversi titoli di quel pazzo e incredibile mondo dei videogames. Ma tornando a noi, immaginate di essere una guerriera che ha vissuto in un Giappone feudale fantastico e di risvegliarvi dopo la morte in un universo completamente diverso da quello che avete lasciato. Per carità, ci sono personaggi strani comunque e ci sono sempre un'interminabile schiera di persone o cose che vogliono ucciderti. Soltanto che qui la gente ama rotolare piuttosto che deflettere gli attacchi con la spada. E te che hai uno degli attacchi più devastanti di sempre, te la godi, falciando una quantità di poveri avventurieri senza precedenti, che muoiono e rinascono con molta meno pazienza e tante più imprecazioni, delle più fantasiose anche. Ma cosa intendiamo con Malenia sbagliata? E no, non mi sto lamentando perché è un boss estremamente difficile su cui ho dovuto impiegarci miliardi e miliardi di try. Anzi, ho adorato la boss fight con l'Empiria dai lunghi capelli rossi. E davanti delle sfide ho trovato il combattimento divertente e stimolante. Tuttavia, più di una volta mi sono chiesta il perché di alcune scelte di design e di asset di questo boss, trovandomi spesso in disaccordo su alcuni di essi. Ma andiamo per gradi e arriviamo alla seconda premessa. Partiamo dal presupposto che ho giocato Elden Ring prima di Sekiro, per una serie di motivazioni che non vale la pena approfondire. In questa sede ho temporeggiato a giocare uno dei titoli più belli di From, e che mi ha fatta innamorare fin dalle prime battute di gioco. E sì, Sekiro non è stato per me solo un bel titolo da giocare, ma è stato il motore che mi ha spinta ad approfondire tutta la cultura nipponica legata alla leggenda. Ma stavamo dicendo, il fatto di aver giocato Sekiro dopo Elden Ring mi ha fatto notare alcune cose che più di una volta sono tornate a farmi riflettere su alcune questioni. Tutto è nato dall'analizzare una delle abilità presenti in Sekiro, che fin da subito mi ha portato alla mente il più temuto e odiato attacco della nostra cara Malenia. Sto parlando della Spiral Cloud, o anche detta Passo del Vortice di Nubi. Guardatelo bene, cosa vi ricorda? Voi mi direte, vabbè, ma potrebbe essere una coincidenza. E in effetti, se fosse il solito riciclaggio di asset, la cosa non mi stupirebbe. Ma se le coincidenze fossero più di una? E se Malenia in effetti fosse un boss inizialmente pensato per Sekiro e poi in qualche modo riadattato per Elden Ring? Se ci pensate, il gioco di Activision non ha mai avuto un DLC, nonostante la mole di contenuti che avrebbe potuto aggiungere. Uno tra tanti? L'approfondimento sull'Lady Tomoe, la mentore di Lord Genichiro e la temuta spadaccina guerriera che sapeva padroneggiare la tecnica del fulmine, tramandata poi anche al suo allievo. E se quindi Malenia fosse in realtà una Lady Tomoe riadattata a un altro contesto? Bal, ma che stai dicendo? Però, prima di lanciarvi in improperi di varia natura, analizziamo uno alla volta tutti i punti a favore di questa ipotesi, che al momento rimane sempre e comunque pura speculazione, non essendoci nulla di confermato. Punto primo. Il suo design. Guardando l'Empirea notiamo in maniera abbastanza evidente la netta associazione che il character design del boss ha con l'immaginario norreno. Ora, so di non essere la massima esperta di mitologia scandinava, ma trovo abbastanza stridente il concetto di Valchiria con una katana di 50 metri. Parliamoci chiaro, il design di Malenia per me è tra i più belli mai visti. Ciononostante, non ho potuto fare a meno di notare la dissonanza tra le due componenti. Punto secondo, la pergamena nel dojo Ashina. Durante la mia prima run su Sekiro, arrivata nel dojo Ashina, prima della battaglia con l'incredibile Lord Genichiro, ci imbattiamo in una pergamena che ingenuamente ci dà un consiglio generico su come contrastare i fulmini in gioco. Ma voi l'avete mai guardata attentamente? Cosa vi ricorda? Io penso che sia abbastanza evidente la somiglianza della posa tra le due combattenti. E sì, tecnicamente la donna raffigurata nella pergamena che parla di un'antica battaglia sembrerebbe proprio essere Lady Tomoe, che con grazia ed eleganza padroneggia l'arte dei fulmini e della spada. Non solo, se stiamo attenti, una volta battuto Lord Genichiro, come detto prima addestrato proprio dalla stessa spadaccina, sbloccheremo un importante dialogo con Ishina Shina dopo avergli portato del sake, che chiedendoci come fosse stato lo scontro con suo nipote, ci rivelerà un'importante informazione che non può che avvalorare questa ipotesi. Comunque, Sekiro, com'era Genichiro? Cosa vuoi dire? Avete incrociato le spade, vero? Per farla breve, era forte.
e aveva tecniche inusuali. Capisco. Cos'è esattamente il fulmine di Tomoe? Il fulmine è una tecnica del mentore di Genichiro. Deve essere stata un bello spettacolo. Il suo mentore. Tomoe. Non ci sono molte maestre di spada come lei. Vederla combattere è come vederla danzare. Vederla combattere è come vederla danzare. Proprio come la nostra Empirea, maestra della danza e del combattimento. Quando ho collegato tutti i punti mi è sembrato chiaro come la luce del sole. Punto 3. Il braccio prostetico. In realtà non è una prova, ma una coincidenza di design. Ovvero la presenza di un braccio prostetico esattamente come quello posseduto da Lupo in Sekiro. Se fate caso, in Elden Ring, specialmente nella clip iniziale, si vede Malenia che aggancia la katana al braccio prostetico, proprio come Lupo utilizza il suo, conferitogli dallo scultore con i vari strumenti shinobi. Cos'è questo? Punto 4. Le similitudini tra Malenia e Tomoe sono appena iniziate. Se prendiamo in analisi anche la lore di Lady Tomoe legata al Lord Takeru, possiamo fare un'importante associazione tra Malenia e Michela in Elden Ring. Lord Takeru, precursore dell'erede divino che conosciamo, Kuro, ha cercato in tutti i modi di porre fine alla stagnazione che si diffondeva a causa del mal di drago. Di certo non avrebbe potuto risolvere questo problema da solo. Per questo una delle guerriere più abili di Ashina si fece avanti per accompagnarlo nel compimento del suo scopo. Alla fine, un po' come Malenia ha fatto con Michela, non in grado di combattere perché afflitto dall'eterna fanciullezza. Entrambe le guerriere erano a difesa di un più piccolo e indifeso padrone, che nonostante tutto donava loro forza e coraggio nell'affrontare le loro battaglie. Tomoe inoltre non era una semplice spadaccina, ma aveva affinato la sua tecnica di padronanza del fulmine nelle terre dell'Okami, grazie al potere del drago. Proprio come Malenia fu istruita in terre lontane dallo spadaccino cieco che le insegnò la danza dell'acqua. Inoltre Tomoe era la guerriera più temibile di Ashina, tant'è che nemmeno il potente Shin Ashina riuscì a batterla. Ero così rapito da lei che quasi mi feci uccidere. Ho vissuto una lunga vita, ma mai fui più vicino alla morte. Vi ricorda qualcosa? And I have never known defeat. Punto 5. La marcescenza. La marcescenza. Malenia e Tomoe non solo condividono aspetti di design e tecniche di combattimento, ma anche il temibile morbo chiamato marcescenza. Posso spiegare. Non è esattamente la stessa cosa e ora ne vediamo le differenze. In Sekiro la marcescenza è la conseguenza della stagnazione, dovuta alle continue resurrezioni che ci vengono donate grazie al retaggio del drago. E Tomoe, proprio come Lupo venne beneficiato da Kuro da questo dono, era la portatrice del retaggio del drago. E si pensa che durante le sue peregrinazioni alla ricerca della lama mortale abbia provocato anch'essa la marcescenza da stagnazione. Ora, in Elden Ring invece, la marcescenza non è altro che il morbo che affligge Malenia dalla nascita e che dopo lo scontro con Radan provoca la distruzione di Kaelid. Sono due tipi di malattie diverse, ma casualmente hanno lo stesso nome. E casualmente sono contagiose, finendo per distruggere ciò che circonda i portatori. Il retaggio del drago conferisce il potere della risurrezione, ma non è un potere qualsiasi. L'uso ripetuto porta alla stagnazione, che prima o poi raggiunge il punto in cui trabocca. Questo fa ammalare chi non possiede il potere. Lo chiamano mal del drago. Solo un'altra coincidenza però. Punto 6. Stile di combattimento. In Elden Ring, Malenia costringe la maggior parte dei giocatori ad adottare un sistema di combattimento passivo, che molto spesso si traduce in una fuga dall'area di combattimento per sfuggire ad una morte quasi certa, a meno che non si riesca ad evitare perfettamente i temibili attacchi del boss. Un attacco che per molti, specialmente nelle loro prime run, ha sporcato l'esperienza di gioco, arrivando a picchi di frustrazione difficilmente provati prima. Immaginate però di spostare un attimo questo combattimento su Sekiro. Provate a immaginare quanto sarebbe divertente e soprattutto gratificante deflettere gli attacchi della spadaccina con la katana di Lupo. E poi, quanti danni alla postura si potrebbero provocare con delle deflezioni perfette? Per non parlare del temibile affondo di Malenia che in Sekiro può essere punito con un semplicissimo ed efficacissimo Mikiri. Questa osservazione più volte mi è tornata in mente, fin quando non ho provato con mano l'esperienza di Malenia in Sekiro. Chiariamoci, rimane comunque un boss estremamente difficile e temibile, ma decisamente più giusto e gratificante da affrontare. Se ci pensiamo un attimo, non è nemmeno l'unico boss sbagliato presente in uno dei due giochi. Ricordate il demone dell'odio? Ecco, quanto sarebbe stato più giusto che quel boss fosse presente in un Souls o in Elden Ring?
Punto 7. Malenia si cura ogni qualvolta un suo attacco va a segno. A pensarci bene, questa è una meccanica piuttosto sbilanciata, che mette in una condizione di svantaggio noi poveri avventurieri alla ricerca della sua runa maggiore. Giocare in offensiva ti premia solo se conosci a memoria il suo pattern, e se sbagli tu ci perdi 2 volte. Mentre lei al contrario ci guadagna il doppio, infligge un considerevole danno e allo stesso tempo recupera un'abbondante parte di HP. Ma se questa meccanica la spostiamo su Sekiro, beh, ci accorgiamo che in fondo non è così punitiva. In Sekiro, anche se si gioca in difesa, deflettendo gli attacchi, in realtà si continua ad infliggere un notevole danno alla postura. E con Malenia tutto si tradurrebbe in evito gli attacchi e non perdo vita. Le impedisco di curarsi e allo stesso tempo le infliggo danni alla postura. E il tutto, come vedete, è estremamente più giusto e bilanciato, come se fosse sempre stato pensato per quel tipo di gameplay. Ora, in conclusione, abbiamo un boss che a livello di design calza perfettamente con il mondo di Sekiro. Perfetto per interpretare il ruolo di Tomoe in un DLC che non ha mai visto la luce e che molti di noi avrebbero tanto desiderato. Concettualmente ci sono tanti rimandi a quella che potrebbe essere la figura della leggendaria spadaccina samurai, dal braccio prostetico alla figura di protettrice di un suo caro più debole ed indifeso, fino alla presenza di un morbo che affligge tutti quelli che le stanno accanto. Dal lato tecnico abbiamo un boss che sembra perfetto per il gameplay di Sekiro e che a mio avviso sembra stridere un pochino con le meccaniche tipiche di un Souls. Insomma, tante coincidenze che sicuramente non confermano nulla, ma che lasciano con un pizzico di consapevolezza in più e che aprono possibili scenari a versioni alternative dei 2 giochi. Personalmente ho amato Malenia in Elden Ring, ma avrei adorato alla follia se fosse stata una Tomoe in un DLC di Sekiro. E voi cosa ne pensate? Sono davvero curiosa di sapere la vostra su questa teoria che da un po' circola sul web e che ho deciso di approfondire in maniera molto più analitica. Malenia, effettivamente, secondo voi, potrebbe essere una Tomoe in un universo sbagliato? Scrivimi la tua qui sotto nei commenti. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al canale. Alla prossima!